Vigilia di Inter-Arsenal, penultima giornata della fase campionato di questa Champions League, uno scontro diretto con la più forte, o forse no, sentendo Akanji non è la più forte, ma ne parleremo, una sfida importantissima di questa Champions League per la nostra Inter, e ne parliamo oggi con la nostra Romina Sorbelli, che come potete vedere non è in studio. Romina, dove sei? Ben trovata. Guarda, basta che mi sposto leggermente e si capisce. Ciao Lore, ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo in collegamento quindi con Appiano Gentile, centro sportivo, dove oggi la nostra Romina ha assistito all'allenamento aperto ai media prima della partita e poi conferenza stampa con Akanji e Christian Chivu. Ci hanno dato degli spunti interessanti. Akanji è stato molto interessante da ascoltare, da seguire, con delle risposte anche sul mercato. E Romina, mentre io invito tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto ci serve il vostro supporto. Io partirei subito dallo spegnere un piccolo caso che era esploso sui social relativo a un problema di Lautaro Martinez. Lo possiamo spegnere subito, ce lo confermi da piano? Sì, dai, gettiamo un po' di acqua su questo fuoco che all'improvviso si è alimentato da Appiano Gentile, perché in realtà sì, è scoppiato un caso, visto che Lautaro ha saltato il torello che hanno svolto insomma in sessione d'allenamento, come succede spesso, e è sembrato che Lautaro si fosse assentato all'allenamento. Ecco, posso confermare che non è così, anzi potete andare anche a recuperare i contenuti che abbiamo pubblicato. Lautaro inizialmente era un po' sotto copertura, perché era tutto bardato, no? Nel senso era tutto coperto con vari scaldacollo, cappello. Inizialmente avevo insomma avuto un po' di difficoltà a trovarlo, e poi però si riconosce immediatamente. Quindi lui era in allenamento, ha saltato il torello, l'ha confermato anche Kivu poi in conferenza, eccolo esatto, in conferenza stampa, dicendo per una dinamica di allenamento insomma non ha partecipato, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ecco, Lautaro ha preso parte alla sessione qui della vigilia e possiamo, ecco, stare tranquilli. So già che alcuni dei nostri ascoltatori più, più attenti ai dettagli faranno già la battuta sul toro che salta il torello, qualcosa secondo L'ho me. fatta io prima di Ah, entrare qui con un collega. Lo dico ok, perché devo quindi essere onesta, lo devo dire proprio ci siamo sinceramente. Ho detto letti nel pensiero. Va sì, bene, va sì, bene. sì. Romina, Proprio torno detto serio. titolo, il toro che salta Esatto. al torello. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Torno serio, a proposito dell'allenamento, l'altra notizia che arriva dall'allenamento ce l'hai data tu stamattina con un video che abbiamo pubblicato sui nostri canali. Josep Martinez torna in gruppo, questa è una bella notizia. Assolutamente sì, è tornato a disposizione. In realtà era già arrivata anche ieri, insomma, la notizia. Oggi ve la possiamo totalmente confermare. Si è allenato con Sommer, abbiamo visto anche il video, quindi sarà a disposizione di Christian Chivu, che probabilmente non lo schiererà dal primo minuto, però ha un'alternativa in porta, insomma, e sappiamo che quest'anno si può fare affidamento anche su Martinez. Senti, ti lancio subito la provocazione, ne ho diverse per te oggi. Sì, vai, sono pronta. Sei d'accordo nella conferma di Jan Sommer in questa partita? C'è chi faceva notare, come abbiamo a lungo commentato, e lo faremo ancora nel dettaglio nell'appuntamento in diretta oggi alle 19:30, l'Arsenal è una delle squadre più pericolose a livello europeo dai calci piazzati, non solo da quelli, ma soprattutto su quelli. E Josep Martinez forse può essere più bravo nelle uscite, può Nelle dominare uscite. più l'area di rigore. Tu sei d'accordo con la scelta di Sommer oppure che ne pensi? Allora, diciamo che tendenzialmente come tipologia di giocatore forse, Martinez sarebbe, cioè un Martinez in condizione fisica e mentale forse sarebbe più adatto, per quello che stiamo vedendo da parte di Sommer, che invece è più ormai timoroso in alcune situazioni e anche meno, diciamo, pronto, mentre Martinez, come hai sottolineato tu, e penso che quello sia il focus, soprattutto nelle uscite si è sempre mostrato un po' più attento e attivo di Sommer. Quindi per una squadra contro una squadra, anzi contro l'Arsenal, come l'Arsenal, che fa dei calci piazzati come lo scorso anno, insomma uno dei propri punti forti, potrebbe essere un elemento in più, anche se è un giocatore che comunque è appena rientrato da infortunio. La gara con l'Arsenal è praticamente fondamentale, quindi forse per questo mi viene il dubbio e non mi sentirei di dirti 100% sì Martinez, perché non sappiamo di fatto ancora come è rientrato. Io oggi l'ho visto correre, l'ho visto abbastanza bene, però non l'ho visto, non ho avuto modo purtroppo di vederlo in allenamento effettivo, quindi su parate e quant'altro, quindi non so effettivamente a livello fisico come ha reagito a questo lieve, ma comunque c'è stato quindi un infortunio, e a livello di caratteristiche, ribadisco, magari sarebbe più adatto, però in questo momento capirei anche la conferma di Sommer, che lo scorso anno con l'Arsenal invece si era fatto trovare
pronto, aveva fatto anche una parata decisiva, Sì. però sappiamo che la stagione è diversa rispetto a quella dell'anno scorso, quindi non so se il paragone regge, però voglio ricordare che comunque in Europa Sommer di cose ne ha fatte. Hai fatto bene, e rispetto all'anno scorso è diversa con l'Arsenal che in questo momento è, secondo molti, anche secondo Kivu, una delle migliori squadre in Europa, tra le prime due, perché lo dice anche la classifica di questa Champions League. Quella di domani è anche una partita comunque decisiva per l'Inter, perché l'Arsenal guida con 18 punti, 6 vittorie su 6, 17 gol segnati e uno solo subito, quindi cammino da record per la formazione londinese, che è a più 3 sul Bayern secondo. L'Inter insegue al sesto posto con soli 12 punti conquistati nelle prime 4 partite, 2 sconfitte e poi soprattutto quel punto perso contro il Liverpool per quell'errore arbitrale, secondo me abbastanza clamoroso, Sì. fa sicuramente la differenza. È abbastanza decisiva perché l'Inter ha bisogno di fare almeno un punto in questa partita, perché l'obiettivo è arrivare almeno a quota 16, che non ti dà la certezza di entrare tra le prime 8 in Champions League, ma ti dà ottime possibilità di esserci. Quindi l'Inter ha bisogno di fare almeno un punticino per poi giocarsi tutto al massimo nell'ultima sfida contro il Borussia Dortmund. Ancora meglio sarebbe vincere, per dare anche quell'iniezione di fiducia e di spinta comunque alla nostra squadra. L'Arsenal arriva da capolista della Premier League, nell'ultimo turno pareggio per 0-0 col Nottingham Forest, nonostante questo è riuscita a guadagnare un punto su Manchester City e Aston Villa, che hanno perso i loro scontri. Ecco, Romina, parlavamo delle conferenze stampa, sei appena uscita dalla conferenza stampa di Akanji e Kivu. Akanji non segue l'Arsenal praticamente, ha detto questo. Sì, non segue, pensavo che a un certo punto avrebbe detto: "Non seguo il calcio minore", cioè pensavo che sarebbe andato proprio ad esagerare, no, no, ovviamente a parte gli scherzi, però l'ha tirata fuori proprio molto onesta, ha detto: "No, io ho 3 figli, non guardo il calcio, sinceramente non sto seguendo, ora sono concentrato, sull'Inter", ma ho visto proprio una sorta di astio, ecco, nei confronti di Sì. questa squadra. Forse ecco, anche il passato di Akanji, il fatto che comunque è sempre stata una rivale, questo sicuramente ha pesato e pesa, perché è evidente che sia così. Sì, lui ha detto proprio chiaramente sì, è una delle squadre più forti in Europa, non possiamo negarlo, però tante squadre in Europa sono così forti, per me non è la più forte, l'ha detto proprio nettamente, non è la più forte. Sicuramente devo dire che è stato un segnale importante da parte di Il Akanji. Bayern ha È detto il più Bayern, forte. è il Bayern, sì, il Bayern è la più forte, però ecco sull'Arsenal è stato molto severo, se vogliamo, severo, questo forse è il termine giusto. Senti, secondo me i 2 temi principali del passaggio su Manuel Akanji, è di nuovo quello relativo al ruolo, nel senso che lui si Sì. sente difensore da difesa a 3, questo è un tema più volte approfondito, quindi il ruolo di mediano chiaramente lo fa in situazioni di emergenza, ruolo che secondo me quando Akanji viene schierato lì testimonia il fatto che a Chievo comunque un centrocampista di contenimento manca come caratteristiche, cosa che dicevamo la scorsa estate. L'altra questione è appunto a proposito del mercato. C'è stato anche un tentativo di tirar fuori una notizia durante questa conferenza. Sì, ma tanto Kivu poi soprattutto in ottica conferenza non si sbilancia, e anche Akanji appunto ha parlato di mercato, hanno provato a capire anche quale fosse la sua direzione per il futuro. Lui ha detto insomma, all'Inghilterra sì, diciamo che, era arrivata, cioè in inverno non c'è stata possibilità di tornare, in estate non so quale sarà il mio futuro, non so quale sarà il destino, però io sto bene all'Inter e voglio rimanere qui. Da Kivu non si avranno mai, notizie di mercato, cioè i colleghi penso che ormai l'abbiano capito, spero, non avremo mai notizie di mercato da parte di Christian Chivu, quindi evitiamo anche solo di provare a tirargliele fuori, perché è impossibile. Esatto, esatto. Comunque la domanda del collega inglese era interessante, perché col City che ha problemi di formazione magari avrebbero potuto pensare di Sì, richiamarlo dal prestito, ma ormai Akanji si vede lontano dal City, anche se poi si deciderà il futuro in estate. Come ha detto, lui si trova bene, sì. bene all'Inter. Per Chivu ti chiedo, Romina, tu da lì quali sono secondo te gli spunti più interessanti della sua conferenza? Allora, devo dirti che ho visto un Kivu molto in modalità, non lo so, non troppo voglioso di parlare in questa vigilia. Sai, Kivu comunque in ogni conferenza ci regala spesso degli spunti e delle perle. L'ho visto abbastanza concentrato su quella che sarà la partita di domani, ma perché secondo me l'Inter è consapevole del fatto, come abbiamo detto prima, che sarà una partita che non puoi permetterti in alcun modo di perdere, quindi devi tenere la soglia dell'attenzione molto molto alta, e chiaramente Kivu ha detto il nostro obiettivo è arrivare almeno agli ottavi di finale, poi il resto si vedrà, però vogliamo arrivare agli ottavi direttamente. Per
per farlo passerai anche dalla gara di domani, e ho percepito più da Chivo che dai giocatori, perché in realtà i giocatori in allenamento li ho visti sorridenti, li ho visti abbastanza sul pezzo, anche probabilmente con la scia dell'entusiasmo che arriva dalla vittoria pesante ad Udine. Chivo l'ho visto invece molto concentrato sia sul campo sia in conferenza stampa, quindi in realtà non tantissimi spunti, se non un passaggio che voglio sottolineare, perché hanno provato un po' a mettere di nuovo un po' di pepe sul fronte degli attaccanti, perché ogni volta noi dobbiamo creare un caso attaccanti, altrimenti non siamo troppo contenti. Archiviato il caso Lautaro, che possiamo archiviare per bene, adesso è nato il caso Thuram, però Chivu ha risposto, ecco, adesso non si parla più di Lautaro, si parla di Thuram. Thuram sta migliorando molto, anche a livello di numeri, ha citato i numeri di Thuram, anche assecondato dal collega, Sì. e insomma ha detto è in fase di miglioramento, lui sa qual è l'importanza che ha in questa squadra ed è uno dei più forti in Europa, quindi si è sbilanciato in questo senso, ma Chivu sa di avere a disposizione 4 attaccanti, l'uno più fondamentale dell'altro, se vogliamo. Può scegliere quello che, diciamo, quello che serve maggiormente a livello di caratteristiche. Domani verosimilmente si va verso Lautaro Thuram, immagino, davanti in attacco, quindi abbiamo un po' disegnato Sommer in porta, Lautaro Thuram davanti, nel mezzo immaginiamo Bissek, Akanji, Bastoni, che è diventata la difesa titolare in questo momento dell'Inter, Sì. con Di Marco, Luis Enrique sulle fasce, al centro il dubbio principale forse è Sucic, Mkhitaryan con Barella e Zelinski. Credo che giochi Mkhitaryan, da quello che insomma siamo riusciti anche a ottenere qui dalla conferenza stampa e dai colleghi. Credo che poi si partirà con la mediana Zelinski al centro, cioè in regia, con Mkhitaryan e Barella a supporto, salvo sorprese, perché Chivu sappiamo che può sorprenderci da un momento all'altro, ma mi sembra che l'intenzione sia quella comunque di riandare sulla formazione titolare, e come giustamente hai detto tu, la coppia d'attacco con ogni probabilità sarà nuovamente Thuram, Lautaro Martinez, con Pio che sicuramente sta facendo molto bene, però ecco, in partite del genere sicuramente torna, o comunque molto probabilmente tornerà a titolare la coppia, la Tula. Per Insidiata questa dalla Pila, ma comunque sempre la sì. Tula. Anche se hanno provato a cambiare in Piola il nome, non so Non mi se piace, mi ricorda non lo so. Pioli. Sì. Non ci avevo pensato. Molto bella questa, non me l'aspettavo. Senti Lumina, un paio di notizie di mercato, visto che le abbiamo verificate, le abbiamo parlato anche stamattina, ne stiamo parlando. Lato Mlacic, giocatore che l'Inter stava chiudendo dall'Hajduk Spalato, si va verso la fumata nera, si va verso il tramonto, diciamo, di questa operazione, con l'Inter che stava cercando di ingaggiare questo difensore classe 2007 dall'Hajduk Spalato. Non è piaciuto all'Inter questo cambio di rotta con agenti intermediari, situazione non chiarissima. Quando l'Inter non vede una situazione chiarissima e professionale su un giocatore, non va avanti con l'operazione, soprattutto se non è, con tutto rispetto, un giocatore che ti cambia il futuro dell'Inter adesso nell'immediato, per cui si va verso il tramonto di questa operazione con il giocatore che ha cambiato procuratore proprio mentre si stava per completare l'affare. Dall'altro lato, situazione esterno, non so, anzi chiedo anche a te Romina se ne avete parlato lì ad Appiano, che cosa è emerso. Noi ne stavamo parlando stamattina, stavamo indagando un pochettino. La sensazione è che oltre Perisic non ci siano al momento tante opzioni sul tavolo, cioè l'idea è da qui a fine mercato capire se magari dopo le sfide di Champions il PSV Eindhoven possa alleggerire un po' la propria situazione e liberare magari Ivan Perisic, che è la soluzione individuata dall'Inter dopo Joao Cancelo, e Perisic l'obiettivo da qui a fine stagione. Quindi quella sembra l'idea principale, con l'idea di fare 6 mesi e poi in estate intervenire su un profilo di spessore. Sì, diciamo che ti confermo, siamo rientrati un po' in quella che era stata poi la dimensione Cancelo, cioè l'Inter ha messo gli occhi su un giocatore, ha puntato su un nome e su quello vorrebbe insomma poi andare ad affondare. Con Cancelo non è andata, Perisic c'è una situazione diversa, perché visto che con Cancelo aveva pesato e ha pesato tantissimo, poi anzi è stata decisiva la volontà del giocatore, secondo me lato Perisic l'Inter può avere dalla sua parte magari la volontà del giocatore, cioè io credo che Perisic comunque un eventuale ritorno all'Inter, questo ovviamente è la mia supposizione, però credo che possa volerla. Dall'altra parte, come hai detto giustamente tu, il PSV è il problema, perché Perisic sta continuando a segnare, è titolarissimo nella squadra ed è molto complicato che possano lasciarlo andare, però la sensazione e l'impressione è che l'Inter abbia puntato su questo nome e che finora, da quello che si percepisce, non ci siano altri nomi che stanno uscendo fuori. Il profilo l'abbiamo già delineato, un esterno offensivo insomma che possa andare a ricoprire quel ruolo lì, però la situazione attuale diciamo che è
stand-by esattamente come nei giorni precedenti. Ecco, questo sì. Ripeto, il fatto è che purtroppo o per fortuna le prestazioni di Perisic lo stanno trattenendo in Olanda, perché lui continua a Certo. fare bene e ovviamente il club non lo lascia andare con facilità. Certo, certo. Poi discutevo stamattina con un collega e dicevamo, vedi la Roma subito protagonista nuovo arrivato, il Milan decide la partita con Fulkrug, altre squadre che con i nuovi innesti Sì. stanno facendo bene, quindi anche gli interisti secondo me fremono un po' per un nuovo innesto. E vado verso la conclusione con una provocazione che ti faccio, Romina, che arrivava dal club di Passione Inter, dove Vai. stasera, come ogni lunedì, ci sentiremo dalle 22 in poi, quindi passioneinter.club, e potete inquadrare il QR code in alto sopra l'albero che svetta alle spalle di Romina, e quindi lo scannerizzate, vi unite alla nostra community. Domani l'Arsenal, venerdì il Pisa, in un turno di campionato in cui ci saranno gli scontri diretti tra Juventus e Napoli e Roma-Milan. C'è chi dice, ma sai che io non mi spremerei troppo sulla Champions e la mia testa è sul campionato perché l'obiettivo è il campionato? Anche Kanji ha detto che l'obiettivo è lo scudetto. Quindi tu come ti poni in questo? Sì, Akanji ha detto che l'obiettivo è lo scudetto, ma ha detto anche che l'obiettivo in Champions è arrivare agli ottavi di finale. Quindi se questi sono i due obiettivi, riuscire a portare a casa una vittoria domani sarebbe, diciamo, favorevole per entrambi gli obiettivi, perché per arrivare agli ottavi di finale, se puoi arrivarci direttamente senza dover fare un turno intermedio di altre due partite, vai, diciamo, con più facilità verso quello che è l'obiettivo e allo stesso tempo eviti proprio durante il percorso in campionato di avere due partite in più. Quindi per me domani comunque l'Inter deve portarsi a casa una vittoria. Detto poi che io sono sempre una del team l'Inter, già lo scorso anno mi battevo per questo tipo di discorsi, anche se forse l'Inter era in un ciclo diverso, in un momento diverso, però ho sempre detto gli obiettivi dell'Inter devono essere da grande squadra. Per me resta questo, detto poi che sicuramente bisognerà fare delle valutazioni più avanti per riuscire a portare a casa magari degli obiettivi e non cadere negli stessi errori dello scorso anno, ma ad oggi per forza la partita di domani diventa fondamentale. Ma proprio per quello che ho appena detto, se questi sono davvero gli obiettivi, anche solo per arrivare agli ottavi, anche solo per avere un percorso più agevole in campionato, comunque domani devi portare a casa un risultato positivo. Grazie Romina. Grazie a te Lore, grazie a tutti e forza Inter, ci aggiorniamo. Insomma, domani saremo a San Siro, quindi anche da lì Esatto. avremo molto altro da raccontarvi. Grazie mille. Quindi solito appuntamento con la nostra live, vi basta cliccare sul tasto iscriviti, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. Vi aspettiamo nel club di Passione Inter dove potete interagire con noi, partecipare ai nostri contenuti e scoprire in anteprima alcune sorprese che stiamo preparando, quindi link anche qui sotto in descrizione dove trovate un nuovo approfondimento da ascoltare per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.